Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Abbiamo la carta del diavolo, amici del Toro. Di solito è una carta che parla di energia costretta, di schiavitù, di... mi viene da dire rabbia repressa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla nuova pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un 6 di coppe, ragazzi. Sei di pentacoli, la forza, il matto, cavaliere di coppe, abbiamo una regina di bastoni, un 2 di pentacoli, un 7 di pentacoli e un cavaliere di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia del mese, potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro, slegati, dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, la famiglia, i progetti, il denaro, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 6 di coppe. Abbiamo una regina di bastoni che si ripete perché avete già qui e la carta del sole. Qualcosa mi parla di bambini, di progetti, di qualche cosa che potrebbe nascere o addirittura crescere. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, 10 di denari, ruota della fortuna e re di coppe. Il 6 di pentacoli è l'arcano minore, uno degli arcani minori della giustizia ed è una carta che indica proprio un equilibrio. Io qui ho come la sensazione che potrebbero cambiare gli equilibri all'interno di una certa situazione o di una certa relazione. Andiamo a vedere la forza. Nove di bastoni e asso di bastoni. Devo dire che per qualcuno può far riferimento, perlomeno dove ho sviluppato la lettura fino ad adesso, a un'amicizia, una conoscenza che effettivamente potrebbe ritornare dopo tanto tempo. Non credo che sia stata una relazione romantica, però è anche vero che c'è qualche cosa che vi tenta di questa persona. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 6 di spade e il mondo. Ho tantissime carte che mi parlano di bambini, ragazzi.
Adesso poi andiamo a vedere, nel caso siate in coppia, come si può sviluppare. Però io qui ho la sensazione che ci sia come un cambio, se vogliamo, anche di mentalità, perché qui abbiamo un 6 di spade girato al contrario, per dare un nuovo inizio a una situazione, a una relazione, alla vostra vita in generale. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Il Papa. Papa, 3 di coppe, 10 di bastoni, abbiamo un asso di spade e un 5 di bastoni. Pare quasi un'ufficializzazione di qualcosa con questo Papa e questo Cavaliere di Coppe, come se vi facessero qualche tipo di offerta ad un certo punto del mese e potrebbe proprio essere un'offerta ufficiale o l'offerta è l'ufficializzare una relazione, una situazione. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 8 di coppe, cavaliere di pentacoli, la stella e la regina di coppe. Sento che avete degli obiettivi. C'è la carta della stella come se ci fosse qualche risultato a cui voi state puntando. Credo che sia qualcosa di ben diverso da quello che avete, diciamo, cercato di ottenere fino a questo momento. È qualche cosa che potrebbe servirvi nel lungo periodo, però è anche vero che con questo fante di pentacoli state andando con prudenza verso questo obiettivo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Quattro di pentacoli e 4 di spade. C'è come un alto e basso qui, potrebbe essere economico, potrebbe essere morale, perché il 4 di spade è una carta di guarigione psicoemotiva, quindi avere questo 2 di pentacoli è un po' come il a volte sto bene, a volte non sto bene, a volte sono felice, a volte sono triste, cioè un po' come questo andi e rivieni. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Carro. Credo che riuscirete a prendere come questa decisione tra gli alti e bassi, ragazzi. Tre di pentacoli, una carta per il 7 di pentacoli. Devo dire che con questo carro che segue il 2 di pentacoli io ho come la sensazione che ad un certo punto prenderete una decisione e effettivamente avere anche questo cavaliere di spade mi dice che andrete dritti verso i vostri obiettivi. Allora, sinceramente non ci sono carte terrificanti, terribili, quindi io questo diavolo in realtà lo vedo come il vostro potere personale, come riappropriarsi del proprio potere. Diciamo che potrebbe esserci come una situazione iniziale dove si tende ad un equilibrio, anche un po' forzato secondo me, nel senso che qualcuno potrebbe trattenersi dal dire o dal fare qualcosa. Poi però vediamo questo nuovo inizio, c'è anche un'ufficializzazione, c'è con questo Papa la voglia di
comunicare al mondo qualche cosa e io credo che qui, in questa fase, finalmente vi focalizzerete su questo nuovo inizio e con il 3 di Pentacoli si va verso l'espansione, verso la, mi viene da dire la prosperità, perché comunque il 7 di Pentacoli è una carta che ci parla della raccolta dei frutti. Andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, è facile che arrivi qualche proposta di lavoro. Devo dire che potrebbe essere necessario spostarsi con questo lavoro. Non nego che qualcuno potrebbe essere rappresentante, piuttosto che controllo qualità, piuttosto che, come si chiama, il cliente occulto, quando le aziende vi assumono per andare nei supermercati tipo in incognito e fare le foto dei prodotti, vedere come sono sistemati. Mi sembra che sia il cliente occulto, ma non sono sicura che si chiami così. Comunque vedo possibilità effettivamente di contratti di avanzamento, mettiamola così. Di solito c'è il Papa e un 6 di Pentacoli. Di solito sono contratti nel lungo periodo, però ho come l'idea che dobbiate prima un po' rodare con questo lavoro e soprattutto, considerato che abbiamo un 3 di Pentacoli, è come se aveste bisogno di credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità. Da lì vi potete trasformare in questo cavaliere di spade che va dritto verso quello che vuole, verso quello che è il suo obiettivo. Se parliamo di persone che sono occupate, allora qui ragazzi devo dirvi che ci potrebbe essere la proposta per una promozione, un aumento di stipendio, cioè ho come l'idea che potrebbero proporvi anche un altro ruolo rispetto a quello che fate adesso e potrebbe essere un ruolo di mediatore, potrebbe essere il ruolo di formatore, cioè formare altre persone. Devo dire che comunque avrete i vostri discreti risultati anche in questo nuovo ruolo. Se per caso siete dipendenti ma non avevate ancora un contratto, a luglio si può iniziare a parlare di questo contratto. Qualcuno potrebbe anche già firmarlo, secondo me. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, io ragazzi ho come la sensazione che vi arriverà un'idea che sarà una genialata per, mi viene in spagnolo, derrumbar, per far fuori, anche se non è una parola bellissima, però la concorrenza. Ho come questa sensazione che riuscirete ad avere un'idea geniale che vi farà veramente sbaragliare, ecco non mi veniva, la concorrenza e vi farà andare dritto verso i vostri obiettivi. Nonostante i dubbi, nonostante le preoccupazioni, nonostante le paure, cioè sento che andrete dritti verso quello che è il vostro obiettivo. Potrebbero anche arrivare dei contratti importanti con qualcuno dell'estero, secondo me. Per quello che riguarda la situazione economica, allora, io sento che qualcuno vuole, o meglio, inizierà a pensare nel mese di luglio di investire in qualche cosa di nuovo, il che non vuol dire investire necessariamente in borsa, piuttosto che potrebbe anche essere investire su se stessi, investire in un determinato progetto, investire nei figli magari, però ho come la sensazione che passo dopo passo, iniziando da luglio e proseguendo nei mesi successivi, inizierete come a creare un cuscino per, diciamo, eventuali imprevisti, per eventuali anche capricci, mi viene da dire. I cuscini non devono essere sempre solo per se succede qualcosa, no, cioè nel senso. Poi io consiglio sempre di dividere le casse,
la cassa dei capricci, la cassa degli imprevisti, la cassa per esempio per la macchina, perché gli imprevisti della macchina sono una cassa a parte. Però devo dire che vi sento con una ottima capacità di gestione economica in questo periodo. Per quello che riguarda i progetti, e la parola progetti può essere scambiata con la parola figli, devo dire che ragazzi inizierete qualche cosa di nuovo. Io non lo so se questo 6 di pentacoli sia qualche contratto, qualche accordo che prenderete con qualcuno e da lì parte, perché qui avete un asso di bastoni, parte questo nuovo inizio con la carta del matto. Sto guardando se... No, secondo me c'è questo nuovo inizio molto promettente. Ehm, per qualcuno, se avete figli, devo dirvi che potrebbe essere come un distacco da parte del figlio. Sento che potrebbe magari dover trasferirsi per questioni di studio piuttosto che per questioni lavorative, però nonostante quello è come se vi desse un'aria fresca questo inizio, sia che sia il figlio sia che sia il progetto. È come se vi ritornasse proprio l'entusiasmo. In effetti finiamo poi con un cavaliere di spade che è il cavaliere più veloce dei tarocchi, come se fosse testa bassa e solo lavoro, solo obiettivo, solo arrivo dove voglio, so che quello è quello che voglio e o sì ci arrivo. Quindi tanta determinazione sento in questo mese. Per quello che riguarda l'amore, allora, se siete single, innanzitutto per tutti e tre i gruppi, single, relazioni e relazioni complicate, che prevedono divorziati, separati, gente in separazione o relazioni non ben definite o clandestine, però io qui ho come la sensazione che potrebbe ritornare qualcuno dal passato. Non credo che sia un ex, credo più che sia una conoscenza, un'amicizia con la quale potrebbe iniziare qualcosa di molto bello, ma è anche vero che vi tratterrete ed è per quello probabilmente che qua c'è il diavolo, perché è un qualche cosa che viene contenuto con il diavolo. È come se ci fosse questa energia dirompente che in qualche modo voi cercate di mantenere lì ferma. Per paura fondamentalmente. Io non lo so se avete paura di prendere uno scivolone, di magari fare certi sbagli che avete già fatto nel passato o se semplicemente avete paura che diventando intimi con questa persona si rovini magari l'amicizia, però è vero che nel mese di luglio insomma c'è questa possibilità. Se siete comunque single, a parte questa cosa qua, devo dire che c'è la possibilità di conoscere una persona. Questa persona potrebbe anche invitarvi a fare un viaggio, un fine settimana fuori, potrebbe essere un giro in moto, potrebbe essere in campeggio, mi dicono. Ho come l'idea che potrebbero invitarvi da qualche parte. È una persona con la testa sulle spalle, ragazzi, quindi può nascere veramente qualcosa di bello. Sento che è come se fosse una relazione equilibrata effettivamente. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, dunque c'è il tema figli, quindi potrebbe essere il mese ideale per aprire questo argomento o per cercare di concepire un figlio. Forse è un mese più per aprire il tema, vi dirò, che non proprio per il concepimento, però è come se si aprisse un portone. Se per caso il tema dei figli non è il vostro caso, sento che le dinamiche in qualche modo potrebbero cambiare. E siccome qui avete il diavolo, ed è una carta, come vi dicevo all'inizio, che ci parla di potere personale, io ho la sensazione che è come se nel mese di luglio iniziaste a esercitare il vostro potere personale, che non è un potere di comando, non è un potere di controllo,
è un potere di persuasione. Io ho come la sensazione che diventerete bravi persuasori in questo mese. Comunque, qualsiasi sia la vostra situazione, sento che è come se ci fosse un cambio piuttosto importante. Per chi è in una relazione clandestina, separazione, insomma via dicendo, anche per voi devo dire che ci sarà un cambio notevole. È come se si giocasse ad armi pari nel mese di luglio. Ho la sensazione, ragazzi, che diciamo per far avvenire questo cambio potrebbe essere interessante l'organizzare qualche cosa in coppia, qualche cosa di nuovo. Chiaramente, dipendendo dalla situazione di ognuno, se siete in separazione, ci può essere come una casualità nel reincontrare questa persona, che poi tanto casuale non è. Vi dico, avrete come queste doti di persuasione, quindi è come se riusciste a incrociare la persona che vi interessa per caso. Però in realtà non è per caso, è perché diciamo l'avete un po' studiata, se vogliamo. Diciamo che vi sento determinati ad ottenere quello che volete, ok? Tenete presente che la carta del diavolo parla anche di ego, quindi se vi siete impuntati su quella persona, se è l'ego che vuole quella persona perché ha dei bisogni, non perché ci sia amore, ci potrebbe essere come questa... Sento come se vi buttaste a capofitto in qualche cosa. Io penso che qualcuno di voi potrebbe anche tendere questo mese a seguire l'altro. Tenete presente che questo è stalking, quindi fate attenzione a quello che fate. Tutto sommato però ragazzi devo dire che le cose non andranno male. Ho come l'idea che se siete in separazione da un po' di tempo, questo mese potrebbe essere quello ideale per riallacciare i contatti. Se parliamo di famiglia, e qui intendo la famiglia sia di sangue che di anime, quindi le persone che avete scelto di avere intorno a voi, ehm, devo dire che le cose saranno piuttosto lineari, tranquille, ci sarà come una sorta di apertura nei confronti dei vostri familiari, dei vostri amici, però ho anche la sensazione che qualcuno tirerà un po' i remi in barca nel senso che starete un po' fermi, eviterete magari discussioni, eviterete di esporvi troppo, eviterete di farvi vedere troppo disponibili. È come se, ok, sì, ci sono per qualsiasi cosa, però io non faccio il lavoro al posto tuo, io non mi occupo di questa cosa al posto tuo. È un po' come ridare le giuste responsabilità a ognuno dei familiari. Per quello che riguarda il vostro stato psico-emotivo, alti e bassi ragazzi. Ci sono come dei momenti dove sarete ben propensi e predisposti verso gli altri, ci sono altri momenti dove invece sarete un pochettino più chiusi, più taciturni, più pensierosi. È come se aveste bisogno di creare una zona di comfort. Ma guardate, con questo 6 di pentacoli vi devo dire che è come se riuscisse a trovare un giusto equilibrio tra il dare agli altri e il dare a voi stessi. Mm? Tutto sommato, devo dire che è un mese in crescita. Secondo me ci sono nuovi progetti, nuove idee che possono partire e nel momento in cui, diciamo, vi mettete in quadro, ma nel senso che riuscite a trovare la vostra zona sicura, questo vi darà la possibilità di proiettarvi verso il futuro, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere qualche charms, vediamo cosa vi dicono. Ok, allora abbiamo un laccio, poi abbiamo una moneta, una nota musicale, le ali di un angelo,
Qui abbiamo un gatto, un cane, un pescetto, un gufo e una forbice. Non so se si vedono questi, ve li faccio giusto vedere così. Ok. Allora, tutti questi animali mi ispirano coccole, sinceramente. Ehm, io credo perché sono caduti sulla regina di bastoni. Siccome la regina di bastoni ha un gatto nero e qui ritroviamo il gatto, il pesce e il cane, io ho come la sensazione che, ehm, diciamo, potreste essere quella persona di fiducia con la quale le persone si confidano, anche perché avete una buona capacità di tenere le cose per voi, di essere riservati. Però è anche vero che con questa forbice e con questo gufo sento un po' come se doveste lasciare andare il controllo, ragazzi. Il gufo è il guardiano della cascia, ok? Quindi è come se fosse colui che è alle porte della sapienza universale. E con la forbice, siccome la regina di bastoni è un po' streghetta, quindi è come se riuscisse a vedere più in là, con questa forbice sento che in un certo senso è come se vi dicessero smettetela di fare supposizioni, smettetela di guardare troppo in là. Diciamo che poi abbiamo anche questi charms, devo dire che allora, secondo me mi viene da dire cambia la musica per certe situazioni. Quella economica sarà quella più benedetta, ragazzi, perché qui avete proprio una moneta. E, è come se fosse arrivata l'ora di investire. E con queste due carte vi dico, cambia un po' la musica. È come se da passivi diventaste attivi in questo periodo. Se qua c'è tanto controllo e anche la carta del diavolo mi parla di autocontrollo, è come se nel mese di luglio finalmente rompeste i lacci, ok? Quello che vi tiene legato per paura, intendo, alla vostra zona, diciamo, di comfort, che non è detto che sia zona di sicurezza. Potrebbero essere due cose diverse. La zona di comfort può essere una situazione che anche se pessima, anche se tossica, io conosco e quindi so gestire. Questo non vuol dire che sia una situazione dove io mi sento protetta, semplicemente una zona che conosco. Ok, andiamo a vedere un koan. La mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. E mi viene in mente la sacerdotessa con questa carta. Perché? Perché finché io sono nel quello è giusto, quello è sbagliato, sono in una polarità del giusto o dello sbagliato. Sono nel ego e qui abbiamo il diavolo. Nel momento in cui vogliamo una mente pura, è come se ci dicessero dovete imparare a non giudicare, non esiste che una cosa sia giusta o sbagliata, semplicemente la cosa c'è, è così. Andiamo a vedere una fatina. Interiorizzazione, guardate dentro. Guardate, l'unica carta che avete che mi parla di interiorizzazione in questo caso è il 4 di spade. Sto guardando se c'è qualcos'altro, però no, è come se aveste bisogno di osservarvi, trovare la vostra zona sicura e con questo 2 di pentacoli mi viene da dire gestire le difficoltà, eh.
Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. La stessa cosa la potete fare nella sezione degli abbonati, lì è più comodo perché potete andare a vostro ritmo e in quella sezione ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Sono 4 playlist, sono numerate e bisognerebbe guardarle in ordine numerologico. Comunque, se volete sapere più nello specifico di che cosa parlo, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli dei video si vedono, sono pubblici e almeno vi fate un'idea. Detto questo, se non riuscite a vedere il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefono oppure da un computer. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!